Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono le disequazioni di primo grado intere. Partiamo col primo esercizio. Abbiamo una disequazione, lo riconosco perché qui ho un maggiore, potevo avere anche un minore, e prima di tutto quello che dobbiamo andare a fare è i calcoli. Quindi moltiplichiamo questo fattore per questo, quindi x per x alla seconda, x per 3, 3x, 5 per x, 5x, 5 per 3, 15. Quindi il prodotto di questi due fattori mi dà questi quattro termini. Il primo per il primo per il secondo per il primo e il secondo per il terzo, come indicato dalle frecce. Di nuovo facciamo il prodotto, quindi x per x alla seconda, x per 1 x, 9 per x 9x, 9 per 1 9. Se al primo e al secondo membro ho due valori identici, come in questo caso, allora si semplificano. Ora porto tutte le x al primo membro e tutti i termini noti al secondo membro, ricordandomi di cambiare segno. Quindi questi due li ricopio, questo porto di qua viene meno x, questo lo porto di qua, viene meno 9x. Il 15 lo porto al secondo membro, quindi viene meno 15. Il più 9 lo ricopio. A questo punto sommiamo. 3 più 5 8, 8 meno 10 meno 2x, maggiore o uguale di meno 15 più 9 che fa meno 6. Tutte le volte che la x ha segno meno dobbiamo cambiare segno a tutta la disequazione e cambiare anche il verso. Quindi meno 2x diventa più 2x, maggiore o uguale diventa minore o uguale, meno 6 diventa più 6. Dopodiché, una volta fatti i calcoli, una volta aggiustato il segno, l'ultimo passaggio è dividere tutto per il coefficiente che c'è davanti alla x, quindi dividiamo tutto per 2, come nelle equazioni. Semplificato viene 3, quindi la soluzione finale è x minore o uguale di 3. Se la vogliamo rappresentare in una retta, questo è 3, quindi x minore o uguale di 3 è l'intervallo che va da 3 verso sinistra, quindi da 3 verso, si dice, meno infinito. Questo è x minore di 3. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. La prima cosa da fare sono sempre i calcoli, quindi andiamo a svolgere le moltiplicazioni. Primo termine lo ricopio. 9 lo devo moltiplicare per i due termini, quindi 9 per 2 18, 9 per x meno 9x. Mi raccomando, state attenti alla regola dei segni, più per meno meno. 3 per x 3x, 3 per 1 3, 4 per 2 8, meno per più meno, quindi meno 8, 4x per meno 4x. Se al primo e al secondo membro ho due termini identici, allora li semplifico. In questo caso non li ho, ma noto che all'interno dello stesso membro, quindi qua, ho due termini opposti, 3x e meno 3x, quindi si semplificano. A questo punto porto tutte le x al primo membro e tutti i termini noti al secondo membro, quindi ricopio questi due. Meno 4 portato di qua, devo sempre cambiare segno, diventa più 4x. 18 lo porto al secondo membro, quindi viene meno 18 e ricopio i due numeri. Sommiamo 5 meno 9 meno 4, più 4 fa 0, meno 18 meno 8 fa meno 24, più 3 fa meno 21. Tutte le volte che la x ha coefficiente 0, quindi mi va via, devo chiedermi, è vero? Cioè 0 è maggiore di meno 21? Sì, perché 0 è più grande di meno qualcosa, quindi la soluzione è indeterminata, che in matematica si scrive così e si legge per ogni x appartenente a R. Se volessimo rappresentarlo in una retta, la soluzione è tutta la retta come indicato dalla linea rossa. Facciamo un ultimo esercizio, un'ultima casistica della soluzione che può capitare. Ormai avete capito come si svolgono i calcoli, quindi per semplicità vi ho posto un esercizio dove i calcoli non ce ne sono. Andiamo direttamente al passaggio finale, quindi dobbiamo portare tutte le x al primo membro e i termini noti al secondo membro. 9x lo ricopio, 4x portato di qua viene meno 4x, 5x portato di qua viene meno 5x, maggiore il termine noto portato al secondo membro viene più 5, sommando viene 9 meno 4 fa più 5, meno 5 0x, maggiore di 5. Come prima, tutte le volte che x si annulla, quindi ho coefficiente 0, devo chiedermi, è vero quello che vedo?
cioè 0 è maggiore di 5, prima era vero perché 0 è più grande di un numero negativo, invece 0 maggiore di 5 è falso e quindi la disequazione è impossibile, che in matematica si scrive così e si legge non esiste x appartenente a R. Se vogliamo rappresentarlo come una retta, praticamente la retta è vuota, cioè non ho nessun intervallo colorato in rosso, mentre prima qua e qua ce l'avevo, qui la retta non ha nessun intervallo. Ora tocca a te. Dopo aver visto attentamente il video, mettiti in gioco e allenati con gli esercizi che ti ho preparato. A fianco trovi le soluzioni, così puoi verificare che hai fatto bene. Buon allenamento! Bene ragazzi, anche per oggi l'allenamento è andato. Spero che gli esercizi siano stati di vostro gradimento. Ho visto che i video che ho caricato la scorsa settimana hanno già raggiunto tantissime visualizzazioni, quindi io vi ringrazio, continuate a seguirmi, continuate a passare parola e soprattutto iscrivetevi al mio canale per non perdervi i nuovi video. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato. Ci vediamo al prossimo video!